Ciao da Fulvia, bentrovate e ritrovate in Blue Spin Art. Il gilet o bolerino, come lo si voglia chiamare, è realizzato esclusivamente soltanto dalle unioni delle classiche Granny, proprio appunto Granny, unite tra loro con quello che viene comunemente definito il metodo as you go, cioè proprio passo per passo. Il modello è veramente basico perché si tratta proprio di spalline, parte frontale e parte posteriore. Quindi vi lascio alle prossime immagini, così vi do lo schemino di come sono state unite e direi che grossi interventi quindi non ne sono stati fatti. Il bottoncino che ho deciso poi di sistemare ovviamente va a gusto, potete anche chiuderlo con dei nastrini o addirittura non mettere nulla. Per il tutorial del bottoncino sul mio canale trovate il video. Anche per quanto riguarda il bordino che poi ho deciso di inserire, è di facili intuizioni perché è solo un archetto con un piccolo nocciolino chiuse a sé di 3 catenelle. Bene, spero veramente che vi piaccia per l'estate, è un progettino simpatico, scegliete i vostri colori e via, andate spediti perché è veramente veloce da realizzare. Un saluto, un bacione a tutte, alla prossima e buono spin. Ciao da Fulvia. La struttura è così formata. Vedete le spalline più lunghe, la parte posteriore delle spalle, le due grammi per parte destra e sinistra che andranno sotto il vano ascellare e l'intervento delle due frontali che chiuderanno verso il seno. Vedete, in tutto sono 21 perfettamente quadrate, 2 mezze e 2 triangolini. Io ho iniziato a comporre tutta la parte quadrata e in ultimo ho aggiunto la rifinitura perché dopo aver completato l'aggancio delle mie granny l'ho provato per verificare quanto ingombro avevo sul seno e quindi il giro seno. Bene, quindi vi lascio alle immagini della mia composizione. Ho scelto di realizzare le classiche granny, quindi il classico disegno granny. Ho realizzato le mie granny creando 3 giri a punti alti e l'ultimo giro a mezzi punti, tutti sul tono del blu e bianco. Fatte le granny le ho posizionate, quindi sono 21, le ho posizionate esattamente con lo schema del modello che intendo realizzare. Le vedete così tutte stese, la parte centrale, le 4 che formeranno poi la bretella della spalla unite alle 3. Ora procediamo ad unirle. Lo schema che vi ho riportato è quello classico del as you go, in inglese lo chiamano così. È di fatto un aggancio passo per passo, io ve l'ho girato perché è esattamente il senso che sto seguendo per unirle. Parto così dalla granny in alto e scendo via via ad unire a zigzag tutto il corpo del mio bolerino. Vi indico così velocemente con il dito esattamente tutto il giro che si fa, comunque lo schemino che vi ho riportato è ben chiaro, di fatto si continua a zigzagare intorno alle granny. Armatevi di pazienza, questa è la parte forse più complessa della composizione, ma si può benissimo iniziare.
Ci ricorderemo poi per la parte alta che dovremo unirla alla parte relativa alla spallina, ma lo vedremo più avanti. Ecco qui ho già iniziato, sono arrivata infatti dopo aver fatto la parte lunga, qui sono scesa con la fase ascellare e adesso mi trovo proprio in prossimità dell'unione della spallina. Quindi, dicevo, arrivata all'ultima gramni delle 3 sul lato opposto del mio vano ascellare, mi attacco subito e formo quella che sarà proprio la spallina. Arrivata sull'angolo, quindi ho fatto i primi 3 punti alti, un catenella, inserisco nello spazio frontale con un bassissimo e ancora una catenella e mi giro proseguendo con il terzo punto alto, 1, 2, 3 e adesso attacco il resto della riga, quindi entro qui e poi entro qui, entro qui, entro qui, entro qui. Quando arrivo nell'ultimo, ovviamente questo lato sarà attaccato a questo, mi trovo da questa parte e quindi posso proseguire con il resto della composizione. Andiamo quindi avanti a unire il lato alto della nostra spallina. Ecco qui quindi unita la spallina. Vedete il vano ascellare, la fine della prima riga di grammi, unita quindi alla prima riga delle 3 grammi, unita esattamente come il resto del pattern. Ci giriamo e proseguiamo così ancora a unire le altre righe di 3, poi di 2 sotto l'ascella e infine le 4 che si uniranno con la prima di 3 esattamente così come abbiamo fatto adesso. Andiamo con calma e proseguiamo. Conclusa l'unione di tutte le grammi, ora sto facendo l'ultima riga, mi sono fermata qua, sto facendo l'ultima riga che chiude definitivamente tutto l'aggancio delle mie grammi, appunto. Mi chiuderò quindi là dove sono partita, taglio il filo e mi dedico alla parte centrale. La parte centrale va valutata con attenzione. Provate il vostro gilet e verificate l'ampiezza del vostro seno, quanto ha bisogno di essere avvolto. Quindi nel mio caso devo aumentare leggermente la parte frontale. Non aggiungo altre grammi complete, quindi non aggiungo 2 grammi qui e 2 grammi qua perché mi aumenterebbe troppo la parte frontale. Se avete molto seno per compensare la circonferenza totale, effettivamente a voi probabilmente saranno necessarie aggiungere altre 4 grammi in totale, quindi 2 per lato. Io invece per la mia misura ho bisogno di aggiungere soltanto mezza grammi. Qui vi faccio vedere le altre porzioncine di grammi che ho realizzato. Questa è esattamente la metà, 1, 2, e questi sono dei piccoli triangolini che sono sempre delle porzioni della Granny Square. Per me sarà sufficiente aggiungere questo piccolo spazietto in più. Ovviamente aggiungerò, come ho fatto per le altre grammi, sempre con girando intorno appunto con questo metodo. Qui vi lascio gli schemini di come li ho realizzati e spero siano chiari.
Ho così agganciato anche queste piccole porzioni al mio gilerino, sempre con lo stesso metodo, partendo sempre da destra e zigzagando intorno alla granny. Chiudo tutto da una parte e dall'altra, sempre a destra in alto, quindi dalla parte opposta sono scesa e ho chiuso anche questo lato. Ora intorno al mio bolero faccio una piccola rifinitura, quindi attraverserò tutto il perimetro realizzando questo piccolo bordino con 2 catenelle di separazione e 2 mezzi punti nello spazio sottostante, esterno intorno alla vita ed interno dove ci sono le ascelle. Qua vedete il particolare dell'angolo come viene realizzato. Dopo tutta la rifinitura esterna, ecco che ho aggiunto anche un bottoncino proprio nel mezzo delle granny, sfruttando come asolina il buchino del mio punto granny, e ultimissimo anche questo bordino con degli archetti a catenella e una piccola nocciolina. Nel complesso è venuto veramente molto carino e non resta che provarlo. Spero vi piaccia, ditemi che cosa vi sembra e alla prossima. Ciao da Fulvia.